19,90 Ma con come? tutta questa roba. E questo, diciamo, l'errore che le persone fanno. Con un prodotto di qualità come quello che noi proponiamo, cioè il marchio, non a caso uno tra tutti i nostri fornitori, Tecnogym, è numero 1 al mondo. Pensa che abbiamo una palestra a Barcellona. Stiamo avendo dei risultati anche lì ottimi. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Siamo appena arrivati in uno dei posti più iconici di Dubai. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Allora ci siamo inventati, e anche qui siamo gli unici al mondo, Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi, In mezzo al deserto. direttore del Dipartimento Video di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Circa 1500 collaboratori, oltre 60 palestre in tutta Italia per un volume d'affari di circa 50 milioni. Siamo a Varedo, in Monza Brianza, e stiamo andando a vedere chi ha rivoluzionato completamente il mercato delle palestre introducendo il concetto di low cost, generando tutti questi risultati con un ticket da 19,90 €. Oggi parliamo di un'azienda che ha portato per prima in Italia il concetto di high value low cost nel proprio settore, rivoluzionando completamente il mercato. In questa puntata ci occuperemo di palestre e scopriremo come questa impresa sia riuscita ad applicare un modello di business sostenibile e replicabile che permette ai propri clienti di avere un accesso illimitato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ai centri fitness con un ticket mensile di soli 19,90 €, tutto compreso. Parleremo con Vincenzo che ci racconterà come questo modello abbia permesso all'azienda in pochi anni di scalare il mercato e aprire 60 palestre in tutta Italia, che diventeranno nei prossimi 3 anni 150 con uno sguardo verso il mercato europeo. Non solo, Vincenzo ci racconterà dell'accordo che l'azienda ha stretto con l'Associazione Italiana Calciatori per dare una nuova opportunità di business agli ex professionisti del calcio e dello sport in genere. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamola insieme. Benvenuti nel quartier generale di FitExpress. Questo è proprio il mio ufficio e da qui governo quello che è un business, insomma, in forte espansione, in crescita. È stata un'esperienza ed è un'esperienza che vivo ormai nel settore del fitness ci sono da circa 30 anni. Ok. Però questa esperienza FitExpress sicuramente più di 10 anni, partita nel 2008 la fondazione della società, sono partito col primo centro, dopodiché ho sviluppato quello che poteva essere questo format su tutta Italia, fino ad arrivare a una 60ina di palestre in questo momento, e c'è in progetto insomma di aprirne 150 nei prossimi 3 anni, arrivare al numero di 150. Sicuramente è un obiettivo alto o comunque importante come numero, Sì. ma molto probabilmente cercherò di superarlo. Questo è Bene. come in ogni buona attività di impresa o obiettivo, te lo poni ma cerchi sempre di guardarlo e spostarlo sempre in avanti. Sì. Questa è un po' la mia idea, il mio modo di in essere. palestra, no? Si cerca di Come si fa caricare in sempre di palestra, più. poi lo dice uno che magari non sembra, ma in realtà mi alleno tutti i giorni o perlomeno 5 volte a settimana, la mattina. Complimenti. Più che altro per tenermi in forma, Sì. per arrivare a quando sarò in età pensionabile con una forma fisica, una condizione di salute ottimale per me. C'è sempre l'approccio del vado in palestra o per dimagrire o in qualche modo per tenermi in forma, ma non c'è tanto l'attenzione del ragionare a medio-lungo termine che cosa può succedere effettivamente al mio corpo.
Sì, è questo diciamo l'errore che le persone fanno, cioè vogliono l'obiettivo nel breve periodo, Sì. che in realtà il breve periodo nell'ambito di qualsiasi risultato non funziona, nel senso devi sempre mettere un obiettivo e continuare a cercare di vivere in funzione proprio di uno star bene Sì. nel medio-lungo periodo. Quanto della tua attività fisica o comunque della tua routine contribuisce secondo te, in che misura, a poi quelli che sono i risultati che applichi anche in azienda e applichi anche nello sviluppo dell'attività? E quanto invece la forma mentis che hai dovuto sviluppare per gestire un'attività di questo tipo ti ha aiutato anche a mantenere una disciplina nello sport? Hai toccato proprio un argomento, il termine corretto su cui ragionare è proprio la disciplina. Sì. La disciplina è insita nello sport e la disciplina quando la impari in maniera giocata o giocosa, Sì. da quando sei bimbo, data dallo sport, sicuramente ti porta ad avere una forma mentis legata alla disciplina già in quello che è la tua organizzazione psicofisica. E devo dire che sia gli studi piuttosto che l'attività fisica, piuttosto che il lavoro mi hanno insegnato, cioè, quello che io oggi riesco a fare e quello che io metto in atto in quella che è l'attività lavorativa. La complementarietà di tutti questi aspetti, di tutti questi settori, sicuramente ti aiutano a sviluppare un concetto, io dico, di psicologia robusta, perché poi alla fine noi viviamo 8, 10, un imprenditore anche 24 ore su 24 La di maggior lavoro, parte della nostra attività, diciamo. e di conseguenza tutto ciò che hai imparato nello sport, nell'attività fisica, in tutto quello che hai fatto nella tua vita, alla fine si manifesta e hai la massima espressione di quello che è la tua essenza proprio nel lavoro. Però la disciplina è determinante, Assolutamente. disciplina nell'organizzazione del tuo tempo, disciplina nel rapporto con te stesso, disciplina nel rapporto con gli altri e questo ti permette sicuramente di arrivare a degli obiettivi e dei risultati che ti permettono poi di alzare sempre l'asticella E spostarla sempre più in là. e sviluppare meglio quello che è il tuo sogno. E oggi qual è il tuo sogno, il tuo obiettivo d'arrivo? Il mio sogno, obiettivo d'arrivo è fare, appunto, raggiungere le 150 palestre, sviluppare poi il mercato europeo, il clima aziendale. Ecco, quello che per me è molto importante, forse l'ho appreso molto viaggiando in giro per il mondo, è costruire veramente un clima che è un asset, secondo me, è un patrimonio aziendale, se riesci a costruirlo, che è invisibile, che è quello proprio dell'avere persone contente, proattive e che cercano di fare il meglio per se stesse, che si sposa in automatico che è il meglio per l'azienda e per il gruppo di lavoro. In ambito aziendale, la proattività si riferisce alla capacità degli individui o dei team di anticipare le esigenze del mercato, le tendenze e i potenziali problemi interni, prendendo iniziative preventive o innovative senza attendere le direttive esterne. I collaboratori proattivi contribuiscono significativamente alla crescita e al successo dell'azienda, mostrando impegno nel superare le aspettative e nel guidare il cambiamento positivo all'interno dell'organizzazione. Cos'è Fit Express? È un gruppo di palestre aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che dà servizi a un prezzo bassissimo e con servizi di alto valore. Pensa che noi 19,90 € al mese diamo bevande energetiche incluse, lampada abbronzante inclusa, sauna, pedana vibrante, corsi di gruppo, arriviamo fino a 60 ore settimanali di corsi di gruppo, insomma tutta una serie di servizi che fidelizzano la clientela, ma in realtà fanno trovare più soldi in tasca alla clientela pur pagando l'abbonamento, perché solo magari uno di questi servizi preso singolarmente può costare tanto quanto l'abbonamento, se uno è un abitué
non so, solo delle lampade abbronzanti, oppure anche se pensiamo alle bevande energetiche costano almeno 2 euro cada una, cioè solo bevendo hai l'abbonamento pagato. Ovvio che noi quello che cerchiamo di fare è quello di riuscire a dare più salute, più divertimento, più coinvolgimento, più disciplina alle persone. Mi rendo conto che ci sono tante persone che si iscrivono in palestra, frequentano una volta, 2, 3 e abbandonano. Questo è proprio un errore, cioè io voglio riuscire ad educare alla frequentazione di certi ambienti sportivi, che non devono essere per forza fit espresso, ovvio. Se fosse possibile dire questo, sicuramente sarebbe molto importante. 60 palestre, 1500 persone che ci lavorano, di cui 200 circa sono dipendenti, gli altri sono collaboratori. Siamo dei creatori seriali di successo per noi e per gli altri. Questo è un po' un termine che mi piace utilizzare, perché abbiamo proprio, cerchiamo di dare risultati alle persone nello star bene, ovviamente attraverso anche il successo economico, lavorativo del nostro gruppo. Questo è. E la rete si sviluppa come rete di proprietà, come rete in franchising, un ibrido? Allora, forse la parola giusta è che usiamo tutte e tre queste linee di sviluppo, cioè abbiamo una serie di aperture fatte 100% in franchising, una serie di aperture fatte 100% di proprietà e poi abbiamo una serie di aperture fatte con partecipazione di maggioranza nostra. Il futuro è sicuramente verso principalmente le società di proprietà. Poi sicuramente ci possono essere persone interessate e magari le prendiamo in considerazione. Abbiamo fatto una convenzione con l'Associazione Italiana Calciatori che permette proprio di dare un'opportunità, rimanendo nel settore dello sport, alle persone che hanno la problematica del dopo cosa faccio, perché sono poi persone che devo dire che a cui non devi insegnare la disciplina. Questa è una roba fantastica, sono delle macchine da guerra, sono delle macchine impostate per avere dei risultati, quindi non devi neanche andarli a spiegare, cioè loro hanno fame di risultato continuo e poi sono disciplinati, quindi, e poi una volta che li dai loro in mano delle informazioni, le fanno loro. E di conseguenza è proprio una tipologia di partner che ho deciso di accogliere in questo gruppo e che sta dando risultati, nel senso abbiamo già appunto delle persone con cui stiamo già lavorando, che sono già nostri partner e altri che ne arriveranno. Però ripeto, quello che andremo a fare è principalmente al massimo l'ibrido, però principalmente palestre di proprietà. I nostri affiliati, che poi la maggior parte siamo sempre noi, sono disciplinati. Sono disciplinati ma anche perché è necessario, se vuoi raggiungere un risultato e c'è qualcuno che ti spiega di fare le cose in un determinato modo e che le ha fatte prima di te n e più volte con risultati ottimali, ovviamente devi seguirle. Pensa che abbiamo una palestra a Barcellona è in Spagna, gestita a distanza, dove noi siamo i soci di maggioranza, abbiamo in quel caso lì appunto una persona, un socio operativo li chiamiamo, che opera con noi e stiamo avendo dei risultati anche lì ottimi, come le palestre che abbiamo qui. Quindi perché vengono seguite le linee guida. Ovvio che all'inizio chi arriva ha sempre un po' di timore, ma così si fa così, ma io pensavo di fare in questo modo, poi in realtà dice ma ci sono loro, meglio che mi adeguo, e quando ci seguono dicono caspita, però avevi ragione, no? Questo è il bello di questo mestiere, che ripetere le cose nello stesso modo funziona. I processi aziendali consistono in una serie di attività collegate e strutturate, svolte da persone o sistemi, volte a produrre un servizio o un prodotto specifico per i clienti. Questi processi trasformano gli input in output di valore, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Sono fondamentali per l'efficienza operativa, la qualità del prodotto, la soddisfazione del cliente e la scalabilità dell'impresa.
influenzando direttamente la competitività e il successo dell'organizzazione nel suo insieme. Qui c'è una stanza che stiamo organizzando per fare una nuova quella novità di cui parlavo prima, che non posso neanche spoilerare. Ok. Qui abbiamo la sala corsi della palestra, Ok. che si estende principalmente nel piano sotto, e lì abbiamo una zona estetica e parte di riabilitazione legata all'osteopatia. Che fa sempre parte della vostra attività? Della nostra attività. Abbiamo la nostra receptionist, Ciao, piacere. sempre sorridente. Questa palestra, pensate che è aperta dal 2014, ne abbiamo aperte prima, però Sì. questa è proprio legata a quando ci siamo trasferiti con gli uffici in questo stabile. Nel 2014 abbiamo aperto la palestra e gli uffici sopra. Qui Ok. è uno dei servizi che diamo, Quello delle bevande di cui parlavi prima? energetiche. Sì. che con la tua borraccia, con la tua Sì. bottiglietta la riempi e insomma hai possibilità di bere limitatamente, che avrebbe già un costo importante, Certo. anche solo quello, quindi è un servizio anche quello. Tutta attrezzatura Tecnogym di ultima generazione, Sì. parte isotonica, parte cardio. Poi c'è un altro concetto, che noi apriamo sempre strutture dove ci sono vetrate, Ok. perché abbiamo bisogno di luce naturale, Sì. proprio per dare alle persone la possibilità di sentirsi come all'aria aperta. Sì. Quindi quando si allenano devono avere il massimo del comfort, sia di luce che di attrezzatura, ambiente, Certo. aria. Certo. E questo terra. aiuta anche in termini di comunicazione dall'esterno. Assolutamente sì. Perché io passando sono incuriosito anche da quello che succede Sì, perché all'interno. poi ci sono le luci accese sempre, Certo. 24 ore su 24. Comunque di quella ci sono gli spogliatoi, qui l'altra parte isotonica, Sì. abbiamo le poltrone massaggianti, abbiamo queste sono- la sauna. Sono aperte, come dicevi, 24 su 24, 7 su 7. 7 su 7. Io ho la mia tessera, posso entrare e uscire quando voglio. Questa, pur essendo una delle più antiche, diciamo, del periodo paleozoico, no, del 2014, Sì. è ancora molto attuale. Ovvio che se tu vai adesso in una delle ultime abbiamo qualcosa in più, che è dato dall'intrattenimento, appunto dalla possibilità di avere, non so, gli schermi di tutta la parte di Tecnogym, Certo. con l'infrastruttura digitale. Abbiamo le saune di ultima generazione, sauna 60 gradi, 90 gradi. Abbiamo lampade Certo. abbronzanti, Per le docce solari. docce solari o viso. Sì. Ecco, noi abbiamo prodotti cioè totalmente italiani, cioè i nostri fornitori sono italiani. Tecnogym, chi fa i Sì. solarium, chi fa le bevande. Cioè, E com'è stata questa scelta di mantenere tutto ugualmente? Perché con un prodotto di qualità come quello che noi proponiamo, cioè il marchio di servizi high value, low cost, è proprio il dover dare qualcosa di impeccabile e soprattutto riconoscibile. Il low cost high value è un modello di business che si concentra su offerte economiche molto convenienti, ma ad alto valore per il cliente. Questo approccio permette di attirare una vasta clientela, mantenendo costi operativi ridotti e ottimizzando i processi. Attraverso l'efficienza e la scalabilità, le aziende riescono a offrire prodotti o servizi di qualità a prezzi competitivi, garantendo così soddisfazione e fidelizzazione del cliente. Questo modello si adatta bene in mercati competitivi, dove il rapporto qualità-prezzo è un fattore determinante per le scelte dei consumatori. Non a caso uno tra tutti i nostri fornitori, Tecnogym, è numero 1 al mondo, e non devi spiegarlo, cioè anche mia nonna conosce Tecnogym. E poi hanno sicuramente una manutenzione adeguata, attenta, un ricambio sempre presente, cioè siamo attenti anche all'aria, cioè ad esempio i nostri impianti sono fatti nel rispetto delle regole, molto efficienti, efficaci, c'è sempre comfort. Noi spendiamo molto anche su questo per fare in modo che le nostre strutture siano sempre al meglio e al top anche dopo anni. In quale momento della tua vita e come nasce Fit Express?
Io arrivo dal settore finanziario, sono stato come massima carica amministratore delegato di una società di leasing di erogazione diretta. Avevo aiutato un'azienda americana a entrare in Italia dal punto di vista della parte finanziaria. Ho creato questo strumento finanziario che li ha fatti proprio entrare in Italia. Infatti lì un po' Tecnogym mi ha guardato male, ho studiato il fenomeno che poi ho utilizzato dopo. Così sono stato in un certo senso, mi sono molto avvicinato, sono stato anche avvicinato da terzi che mi hanno proposto nel tempo poi di diventare un master franchisor per una catena di palestre americane da portare in Italia. Questa azienda americana mi ha portato appunto negli Stati Uniti, ho fatto con loro distributor meeting, fiere internazionali di settore in giro per Stati Uniti, Asia, Nord Europa e Nord Africa. E poi mi sono rifatto a quello che è il modello che stava nascendo appunto dal 2000 al 2008 del low cost tedesco. Ho visto che c'erano 80 milioni di abitanti e circa 1200 palestre low cost, pagavi appunto 19,90 euro, ma non avevi servizi, e stavano funzionando ed erano suddivise tra 7-8 società e erano catene che avevano un numero di chi ne aveva 70, 80, 100, 120. Detto questo, visto che in Italia questo mancava, allora sono stato il primo a partire con questa idea e ovviamente l'ho adattata al mercato italiano a cui serviva anche il live, perché il low cost tedesco non ci sono corsi, non c'erano corsi. Non c'erano le lampade abbronzanti, non c'era le bevande energetiche. Sono stato il precursore e ho poi ha sviluppato... rivoluzionato il mercato. Diciamo, gli addetti al settore lo riconoscono, possono riconoscere. Magari chi non conosce questo settore non lo sa, però il primo a partire con questo format NDR, questo format e altro in questo settore sono stato io e sono partito e arrivato ad oggi qui. Oggi FitExpress più o meno che volume d'affari sviluppa? Oggi FitExpress sviluppa come gruppo un volume d'affari di 50 milioni, come gruppo delle palestre. Siete a cavallo tra la PMI e la grande impresa in qualche modo. Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e soprattutto più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più. Aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Siamo proprio in bilico. Ok. 19,90 € con tutta questa roba. Ma come si sostiene un modello di business in questa modalità? E creando massa critica, cioè quindi quello che non si poteva fare durante il Covid era il nostro mantra, creare assembramenti. In realtà noi, allora innanzitutto il 24 ore su 24 ci aiuta perché riusciamo a distribuire la nostra clientela su un orario di apertura molto più ampio e anche non solo l'orario, anche le giornate che sono 7 su 7 per noi. E quindi facciamo un numero di abbonamenti molto importante rispetto ai terzi, perché ovviamente con quel prezzo e la qualità di servizio, perché noi diamo anche altri servizi, nutrizionista, osteopata, impedenziometria, analisi di massa corporea, insomma. Ovviamente i nostri servizi al nostro prezzo attirano e attraggono tantissimo. Arriviamo a un numero di clienti che altre palestre si possono sognare. Quindi è solo una questione di volumi. Qual è la vostra strategia di marketing per riempire le palestre? Questi sono segreti. Utilizziamo tutto quello che utilizzano gli altri, magari in maniera più massiva. Gratuita, Sì, tutto quello che utilizzano gli altri in maniera un pochino più attenta, oltre che a dare la struttura insomma, che sicuramente è molto valida. Fai conto che noi abbiamo anche la possibilità, c'è tanta gente, ti faccio un esempio che può sembrare banale, però il nostro abbonamento costa poco, però tu o le persone che decidono di utilizzare l'abbonamento
per poco tempo, poi non hanno più voglia, Sì. non sanno più, non si ricordano che hanno un abbonamento in palestra o altro e dicono caspita, però ho speso dei soldi, non posso Sì. recuperarli. Con noi li puoi recuperare, ad esempio per noi è previsto anche la possibilità di cedere l'abbonamento. Caspita. Questo non è per Tanta roba. tutti. Poi hai la possibilità di coinvolgere delle persone, cioè puoi portare degli amici, hai una scontistica continua, benefici. dei benefici, e poi altro, insomma, Ok. queste sono due piccole Sì. cose che non è E che fanno il suppongo- bilancio, però. Non ti chiedo in questo caso di raccontarmela, ma suppongo che anche per l'apertura delle nuove palestre voi abbiate sviluppato ormai un modello in cui sapete, per aggredire quel territorio, comunque per entrare con quella palestra, dobbiamo fare A, B, C e in quella maniera Ormai arriviamo al risultato. Le linee guida ormai sono maniacali, Ok. cioè, al di là del motto americano location, 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 che è determinante, nel senso la scelta va fatta con attenzione, Sì. nel migliore dei posti e luoghi possibili e pagata il giusto. Non bisogna mai strafare su quello che è determinante, però poi ci sono tutte le operatività necessarie e noi puntualmente le smarchiamo tutte e facciamo le cose come devono essere fatte. Dalla prima ad oggi siamo sempre più attenti e maniacali. Qual è stato il momento che tu identifichi come momento più buio, più difficile, momento in cui magari ti sei sentito tremare la terra sotto i piedi, in cui... Mi vuoi far piangere? C'è. Beh, non posso, cioè, siamo stati i primi a chiudere e gli ultimi ad aprire, a parte le discoteche. Il Covid, sicuramente io avevo 10 cantieri aperti, più il gruppo che stava funzionando, cioè in esercizio. Sì. Quindi 10 cantieri aperti, ti lascio immaginare le nostre strutture, metterle in piedi costa. Certo. Di conseguenza lì ho detto oddio, però questo è successo un po' a tutti. Però posso sembrare banale, ma purtroppo è stato un momento che ho detto oddio, cioè è una cosa stravolgente perché non sai effettivamente, però poi fortunatamente siamo un'azienda liquida e di conseguenza siamo andati avanti. Ovviamente abbiamo sospeso i cantieri per un certo periodo, Sì. abbiamo rallentato la crescita, quello sì. Penso che avevamo anche in itinere una serie di cantieri abbiamo abbandonati perché 10 erano aperti, nel senso che stavamo facendo le operatività per le aperture, però avevamo altre 20 strutture su cui stavamo firmando, avevamo già in piedi anche tutta una parte legata al credito. Quello che ti è servito è stata prevalentemente la competenza finanziaria, perché avere Competenza l'azienda finanziaria liquida... serve a qualsiasi attività di impresa. Senza cash o cash flow Sì. non vai da nessuna parte. Cioè, puoi avere tutte le belle idee, tutte le informazioni, tutte le migliori competenze, ma se non hai denaro Certo. o credito non vai da nessuna parte. Cioè, devi avere disponibilità per fare crescita. Poi io sono partito da zero, cioè non è che non sono nato ricco, è ovvio, è un percorso di vita, però una volta che hai le idee, le informazioni e un qualcosa che funziona, la crescita, il cash lo trovi, insomma, il cash flow lo crei, insomma. Qual è il suggerimento che ti senti di dare a un imprenditore che sta guardando questa puntata e che in qualche modo magari si trova o in un momento di difficoltà o in un momento di impasse o in un momento in cui vuole lanciarsi in una nuova avventura? Qual è, rispetto attingendo alla tua storia, ecco, la cosa principale che mi sentirei di suggerire è questa. Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Vincenzo vuole dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però, come sempre, è importante ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. 1. La disciplina è il pilastro su cui poggiano successo e realizzazione, sia nella vita privata che in quella professionale. La disciplina infonde rigore, migliora la concentrazione e guida verso gli obiettivi, trasformando sogni e aspirazioni in realtà tangibili attraverso l'impegno costante e la determinazione. 2. Alzare sempre l'asticella è molto importante per continuare a migliorarsi, stabilendo obiettivi sempre più ambiziosi. Guardare sempre più in là incentiva a non accontentarsi dei successi raggiunti,
ma a cercare costantemente nuove sfide e opportunità di crescita, sia personale che professionale. 3. Costruire un buon clima aziendale è fondamentale per incrementare la produttività e la soddisfazione dei collaboratori. Un ambiente lavorativo positivo incoraggia la collaborazione, stimola la creatività e riduce il turnover, creando una solida base per il successo aziendale a lungo termine. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe, come sempre, leggere nei commenti qui sotto quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché la settimana prossima ci occuperemo di un settore che viene definito col termine HORECA, ovvero l'acronimo di Hotel, Restaurant and Café, e lo faremo raccontando la storia di un'azienda che da oltre 40 anni si occupa di forniture e attrezzature per questo settore. Scopriremo quali sono state le strategie che hanno permesso a questa azienda di rimanere sul mercato e di costruire un catalogo di quasi 20.000 prodotti che vendono attraverso il loro showroom e il loro e-commerce in tutta Italia. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Vincenzo e noi ci rivediamo la settimana prossima. Una frase che mi ripeto appunto come mantra, che è sempre stato dentro di me, è proprio: lavora duro, sogna in grande e non arrenderti mai. Cioè, questo è per me determinante. Poi se devo dare un consiglio tecnico, cioè bisogna avere quella che è l'informazione di cui sono in possesso, e io poi posso dare una mano magari un po' più specifica. Però con questo mantra è quello che mi ha accompagnato da sempre. Ripetiamo il mantra: lavora duro, sogna in grande e non arrenderti mai. Oppure sogna in grande, lavora duro e non arrenderti mai. Oppure non arrenderti mai, lavora duro, sogna in grande. Cioè, come vuoi mettere, la metti, è sempre lì. Sinonimo di successo. Prima o poi ce la fai. Questo è in sintesi. Bene. Anche tu. Vincenzo, per entrare in contatto con voi, scoprire meglio come funziona il vostro modello, venire a visitare le vostre palestre, mettiamo qui sotto il sito che è www.fitexpress.it. Fantastico. Vincenzo, è stato un piacere. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. A voi. Ci siete? Attento. Oppa, vedi. Manabi che non è. Manabi, per fartela breve è un soprannome. Mi avete preso di sorpresa. E questa è una delle caratteristiche del format. In palestra suppongo ci sia musica pompata in questo momento. Speriamo, così balliamo. Okay. Prendi tutto. Ok. Poi ce la fai, anche tu.